Ciao a tutti, ci troviamo presso il concessionario BMW Baldassarre Motors di Bari, dove è stata appena presentata la nuova X2. BMW X2 è l'ultimo crossover della casa bavarese, è un modello totalmente nuovo perché la sigla X2 è per la prima volta presente nella gamma. Diamo innanzitutto un'occhiata all'esterno perché questo piccolo crossover, che è destinato a dar battaglia a modelli di altre case, soprattutto tedesche, quali ad esempio l'Audi Q2, è cambiato integralmente rispetto a quello che è il family feeling degli altri modelli, perché è un piccolo crossover più piantato a terra, con una linea più bassa e eventualmente anche quindi un baricentro più basso. Nel frontale vediamo come la linea dei fari è molto più ristretta rispetto a modelli dalle dimensioni maggiori, tipo ad esempio la X5 o la X6. Vediamo inoltre le griglie, i classici reni di BMW di forma trapezoidale, una forma cambiata, e con questo cofano che è molto spiovente, porta la linea vista dal davanti e anche dal laterale molto aggressiva, molto verso il basso, dove si collega ad una parte in cui la vernice cambia dal blu misano al nero e la rende più aggressiva. Questa tra l'altro è in allestimento M Sport e quindi è un modello con delle linee più sportive del normale, diciamo. Nella parte laterale troviamo innanzitutto questi cerchi in lega bicolore, grigio e nero da 20 pollici. Questa linea, tra l'altro c'è il badge M Sport per ricordare di nuovo che ci troviamo al cospetto di un crossover, sì, ma dalle velleità soprattutto estetiche più sportive del solito. C'è questa venatura che ci porta a far notare innanzitutto la linea dei finestrini, con questa cornice in nero lucido molto stretta, fa sembrare quest'auto molto più bassa di quanto effettivamente non sia, la fa sembrare una coupé. Qui in basso un altro dettaglio nero, la minigonna, un grigio scuro più che nero, è molto particolare, è il badge BMW presente sul montante posteriore. Già che ci troviamo qui possiamo notare anche questo bellissimo spoiler, sempre bicolore tra vernice blu misano e nero lucido, molto elegante, e nel posteriore dove ci accolgono vari badge, oltre ovviamente al badge BMW. Più in basso c'è il badge del modello X2, quello della motorizzazione 20D, questa è una motorizzazione evidentemente diesel, e X-Drive perché questa è dotata di trazione integrale con anche il cambio automatico all'interno. Sotto, nella parte in basso, come nell'anteriore, ci sono dettagli neri che la fanno sembrare più sportiva, e molto belli i due scarichi. Prima di andare a vedere la parte dell'interno diamo un secondo un'occhiata al bagagliaio. Si apre elettronicamente, in questo momento è occupato dal tiro della presentazione della macchina, però ci fa vedere ancora meglio quella che è la capacità di carico del bagagliaio. Direi che per essere un piccolo SUV, un piccolo crossover, non è veramente niente male. C'è il pulsante per la chiusura elettronica, direi che non manca veramente niente all'X2, e ora non ci resta che andare a vedere gli interni. Ok, eccoci all'interno del nuovo crossover X2. Innanzitutto i riferimenti al fatto che è vari jingle all'interno dell'abitacolo. I riferimenti, dicevo, al fatto che ci troviamo in un modello con allestimento M Sport non mancano. Innanzitutto sulla chiave ci sono i tre colori classici, azzurro, blu scuro e rosso della divisione sportiva M di BMW. Qui c'è anche il badge M Sport e in generale tutto intorno alla macchina, come potete vedere soprattutto qui sui pannelli delle portiere e sulla plancia, ci sono altri richiami al blu scuro di M, ma anche alla vernice esterna, e un bellissimo bianco, sembra quasi un carbon look in bianco. Per il resto gli interni sono integralmente in nero, con sedili in pelle che sono avvolgenti. Chissà se in un futuro, magari in un test drive, potremo testare quella che è la comodità dell'X2. Per ora diamo un altro sguardo agli interni della macchina. Il volante, classica impostazione BMW con ancora dettagli in alluminio presenti quella nell'abitacolo, tra l'altro anche nella cornice
dello schermo dell'infotainment, pulsanti al volante classicissimi per controllare la connettività, i media, il telefono e anche limitatore di velocità e cruise control, i pedal, come ho detto prima. Quest'auto è dotata di cambio automatico, quindi c'è qui al centro il selettore e pedal in alluminio. Davanti a me ci sono i due quadranti, si accendono elettronicamente ma sono misto digitale e analogico, con sulla sinistra il contachilometri con fondoscala 260 km/h, sulla destra il contagiri e al centro vari dettagli digitali. Per quanto riguarda la parte centrale della macchina, è molto bello questo dettaglio con pelle nera e cuciture blu, quindi azzurre, sempre con richiami a quella che è la vernice esterna e ai colori di BMW M Sport. Qui al centro ci sono vari rotori e pulsanti per controllare i sensori di parcheggio, modalità di guida e connettività, perché tra l'altro da notare com'è pulita la plancia in generale. Qui ci sono pochi pulsanti per la radio e per l'aria condizionata, e qui in alto lo schermo dell'infotainment dove saranno mostrate tutte le informazioni. Tra l'altro qui sotto il mio braccio c'è una zona dove posso mettere comodamente a caricare il mio telefono. Ecco, vedete, si è accesa la spia, ora lo posso lasciare qui, mentre andiamo a dare un'occhiata alla parte posteriore dell'X2 per vedere un po' come si sta. La parte posteriore è una cosa che mi ha stupito. Dunque, in qualche video fa vi avevo detto che sono alto più o meno 1,80 m, 1,85 m, quindi i test della comodità, dell'abitabilità posteriore nelle auto non possono che essere realistici. E anche qui, perché è un piccolo crossover, ma come vi ho già detto mi ha stupito lo spazio per le gambe soprattutto. Non pensavo di sedermi così facilmente, innanzitutto perché la seduta comunque è alta e quindi accompagna il passeggero a sedersi comodamente, ma anche lo spazio per le gambe ce n'è alla fine a sufficienza per un piccolo viaggio, perché BMW ha studiato nella conformazione dei sedili del guidatore e del passeggero anteriore questa sagoma che permette, oltre a mettere qui all'interno magari riviste o cose del genere, anche il posizionamento delle gambe, ed è un'idea già vista da qualche altra parte, però brillante, soprattutto brillante. Dietro la situazione non cambia in quanto a dettagli, perché ci sono cuciture blu nei sedili in pelle come nel davanti, e sui pannelli della portiera sempre dettagli in bianco e azzurro, tetto nero, e qui c'è un'altra novità, un altro dettaglio, perché ci sono questi due portabicchieri che vanno quasi a scomparsi, si aprono con questo pulsante, quindi direi che si sta seduti piuttosto comodi. Dunque, come vi ho detto prima, la X2 è un modello che potrebbe facilmente dar battaglia a quelli che sono i piccoli crossover che la fanno ormai da padrone nel mercato, perché si è visto che i clienti chiedono questo, chiedono comunque dei mini SUV che possano accompagnarli sia nelle loro avventure fuori città, sia nella vita di tutti i giorni, nella vita cittadina, quindi che abbiano dimensioni esterne compatte e pratiche per il traffico cittadino. Quindi questo era il nostro parere e direi che è piuttosto positivo riguardo la BMW X2. Dunque, voi cosa ne pensate invece? Fatecelo sapere nei commenti, fateci sapere quelli che sono i vostri pensieri. Se questo video vi è piaciuto condividetelo e lasciateci un like, ma soprattutto non dimenticate di iscrivervi al nostro canale di WeDrive per tutti quanti i video che verranno in futuro.